Buongiorno tribù. Buongiorno. Stamattina ha piovuto tutta la mattina. Vento proprio di quelli belli forti, sembra di essere a Tarifa. Sì, che mi muoveva tutto il furgone, ha cullato talmente bene Pier che ha russato tutta la notte. E oggi sì, no, che ci arriviamo? Oggi andiamo a Mojácar, C'è una barzelletta. dove si bagnano le macchine. Sì. Perché mojar in spagnolo è bagnato e cari in inglese sulle le macchine. Vabbè, dopo questa barzelletta possissima, Ci rimettiamo in viaggio e vediamo se il sole rimane fuori un pochettino. vabbè dai, già è uscito, ho ricaricato la batteria, lo giusto. La cosa più importante. La cosa più importante è che stamattina era nuvoloso e era un po'. Ma non era giù, però vabbè. Dai, andiamo a vedere. Mojácar. Siamo arrivati a Mojácar, che naturalmente è uno dei paesini più belli della Spagna. Abbiamo detto che ve li facciamo vedere tutti e li facciamo vedere tutti. Abbiamo parcheggiato in questo parcheggio super comodo, gratuito, e non c'è nessuno perché oggi ci siamo dimenticati di farvi gli auguri per l'Epifania. Buona Epifania. Buona E a Epifania. tutte le befane e ai befani. Andiamo a vedere. Infatti è vuoto, si vede che è È l'Epifania. vuoto. La gente ha finito le vacanze e oggi No, già. però perché qua l'Epifania non esiste. Esistono i Re Magi, li chiamano Re Magi e in Spagna i Re Magi sono molto più importanti che Natale. Che Babbo Natale. Che Babbo Natale. Infatti il regalo, quello grosso, arriva dai Re Magi, non da Babbo Natale. Che qua li chiamano Los Reyes. E oggi qua la gente è tutta in casa a mangiare come se fosse Natale. Infatti come non se c'è fosse Natale. Meglio, ce lo vediamo tutto per noi. Siamo a Mojácar e anche questo paesino risale ai tempi del Paleolitico, quindi stiamo parlando di mille anni prima di Cristo. E poi ovviamente, come non dirlo, fu una colonia romana, grazie comunque alle terre fertili e alle miniere che c'erano qua vicino. Tutta sta zona, come già detto, è la zona più a nord, era molto ricca in d'argento. Pizzeria, ristorante Pulcinella, ti ricorda qualcosa, Tav? Sì, l'anno scorso siamo venuti qua con degli amici a mangiare la pizza. Noi ci è andata bene perché in due abbiamo preso il metro di pizza. Però se prendete la pizza singola, la normale, è cara come il Ed è fuoco. piccolina. Ed è piccolina. Prendete il metro, mezzo metro. Era mezzo metro? No, Mezzo metro o credo. un metro. Vabbè, che comunque era sui 25, era qualità-prezzo. Sì, È sì, più era buona cara, perché il mezzo metro era un po' più alta. un pochino più alta. Però Pier, tranquillo che la pizza si sta avvicinando sempre di più. Una pizza, ma una brioche, un un cappuccino. cappuccino. Oh, c'è da dire una cosa, Mojácar è super bella, però di notte c'ha il suo fascino, è molto più bella con le luci, soprattutto nel periodo natalizio. Mi ricordo che qua in mezzo alla piazza c'era una palla gigante della Ferrero Rocher, perché era uscito un concorso un anno che tu potevi votare tre paesi che avevano
scelto tra tutta Spagna e Mojácar aveva vinto il premio della Ferrero Rocher, quindi avevano messo qua una palla gigante di Ferrero Rocher con tutte le lucine e della Berlina. Quest'anno l'hanno tolto, si vede che è andata da qualche altra parte. Avevo notato che in Andalusia tutti i paesini hanno delle caratteristiche diverse per quanto riguarda i negozietti. Ad esempio, Tarifa avevano tutte queste decorazioni azzurre. Tarifa è il top del top, che veramente i negozi sono proprio Sì, super curati. Però anche qua, vedete com'è? C'è la sua mensola, il legno, è proprio il fatto delle decorazioni. sì, che ti invogliano a entrare. Ad Esatto. esempio, qua dei fari, vedete, però mantengono sempre la finestra marrone. Poi il faro, spero prendere qualcosa per il sciurmario. Ah, è vero, peccato che è chiuso, se no gli compravamo qualcosa al sciumario. Anche l'insegne, no? Il cartello dei negozi, guardate che particolare, l'insegna, no? Insegna in italiano, molto bene, molto bene. Chiaramente adesso sono finite le feste, quindi è super tranquillo. Giusto che sia così, perché qua d'estate pieno, pieno, pieno. Mojácar è il suo castello del XII secolo. Ovviamente, secondo voi, vediamo se lo sapete. È stato poi riformato su una vecchia moschea, quindi è stato costruito nel periodo di conquista araba e poi i cristiani lo hanno riformato, lasciando comunque i suoi dettagli. Vediamo le finestre, il portico che è di stile arabe. E siamo venuti qua l'anno scorso ed era in piena ristrutturazione. Vediamo che dopo un anno è migliorato, vero Tam? Lo stanno facendo Sì, bellino. sì, no. L'hanno. Quando noi siamo arrivati abbiamo detto ancora ristrutturazione, però rispetto all'anno scorso Sì, sono andati avanti, Sì, sì. E lo stanno facendo bellino bellino. Da qua vedo delle piastrelle, vediamo se riesco a farvele vedere dall'altra parte. Le piastrelle che vi dicevo che qua si apprezzano e stanno rifacendo la parte fuori, però la parte dentro la stanno mantenendo originale e questo ci piace. Anche i dettagli delle finestre, vedete che le hanno mantenute. Questa qua, questa finestra qua, tutta colorata, però chiaramente gli stanno rifacendo anche una parte nuova, perché si vede che tutta la struttura non poteva reggere, quindi hanno mantenuto la parte vecchia e gli hanno ricostruito vicino una parte nuova. La statua della Moja che ha un'anfora sulla testa ed è un omaggio alle donne, perché le donne ai tempi, soprattutto qua Mojácar è una zona abbastanza arida e ha avuto tanti periodi di siccità, e le donne erano coloro che si occupavano di portare l'acqua al paese e metterle poi in questi grandi bacini nell'Altibe. Vi porto a vedere un presepe che è proprio bellino bellino.
che hanno ricreato qua sotto la chiesa. Guardate, con tutti i personaggi che hanno ricreato tutta la terra, la casetta e tutte le altre case. Proprio bello, bello, eh? Ah, un presepe diverso, tutto colorato. Questi sono i presepi che mi piacciono perché sono un po' diversi da Sì, tutti gli altri, sì. no? È bello sto angolino. Mm. Questa è la chiesa che è stata costruita sopra un'antica moschea. E tutta questa piazza, la piazza di Parterre, con questi belli archi, che forse è l'angolo più bello di Mojácar, si presume che qua c'era appunto un antico cimitero arabo. Bellissimo, eh? Sto fico centenario. È Proprio proprio bello. particolare del paese. È l'unico fico centenario. E abbiamo trovato la palla del Ferrero Rocher, l'hanno messa lì. Ah, l'hanno messa qui, guardate. L'abbiamo trovata. Effettivamente può essere si sposa di più in questa Sì, ci piazzetta. sta È meglio. tutta spenta. Però sì che l'ha scritta Ferrero Rocher. Adesso di giorno bella bella non è. No. Però adesso cerchiamo una foto dell'anno scorso e ve la facciamo vedere illuminata perché è una cosa bellissima. Siamo davanti alla Cueva della Mariquita, dove qua c'è una leggenda del paese di Mojácar. Qua c'è la nostra bella Maria, giovane. Cosa fece la Maria? Il paese era stato colpito da una terribile epidemia di peste e quindi qua viveva un vecchio stregone e lei per liberare il paese dalla peste venne qua dallo stregone che diceva di avere la pozione magica per liberare il paese dalla peste, però a una condizione che si doveva sposare con lui. Lo stregone lo sapeva molto bene che lei era venuta solo per liberare il paese, però una notte Maria, visto che lo stregone voleva tenere con lui Maria e non gli dava la pozione magica, Maria una notte gliela rubò e cominciò a spargerlo per tutto il paese, però aveva anche paura della vendetta dello stregone e quindi cosa fece? Prese questa pozione magica e gliela mise nella bocca dello stregone, però tra il nervoso e l'impazienza di Maria una goccia gli cadde sulla mano e gli fece un buco enorme sulla mano e la povera Maria rimase stregata tutta la vita, dovette rimanere tutta la vita con il povero stregone e si dice che in tutte le notti di luna piena la Maria gira per le strade del paese. Qua siamo davanti a un'altra statua della Monjajera in bronzo e vedete qua viene raffigurata la Monjajera togliendosi le scarpe perché era un'abitudine dell'antichità che le donne prima di entrare in paese o all'uscire dal paese si cambiavano le scarpe. E qua lo potete vedere come si toglie come si cambia le scarpe. Siamo ritornati al furgone, ma prima di andarcene vi vogliamo fare vedere questo murales che secondo noi è fatto benissimo. Ma guardate che bellino! E dice, possibilmente Walt Disney è nato qui. Però, come l'hanno fatto è una cosa impressionante. Arrivati al furgone e adesso ci andiamo a vedere il faro di Mojácar, che è l'ultimo che è stato costruito Nel 2021. come vi abbiamo detto ieri che siamo andati a vedere l'altro faro, è il giorno dopo, però se non avete visto l'episodio ve lo lasciamo qua da qualche parte.
così potete andare a vedere il pezzo che vi rimane. Però questo faro sono curiosa di vederlo, perché l'abbiamo visto nel modellino, È modernissimo, è quindi super moderno. sì. Andiamo a vedercelo. Abbiamo parcheggiato in una zona di ricchi per andare a vedere il faro. Si capisce dalle costruzioni, dalle case e soprattutto dal campo da golf che c'è qua sotto. Però la cosa più impattante è che questa è una zona arida e guardate, questo qua è tutto il campo da golf, che per mantenerlo già ci vogliono un sacco di soldi, e giusto in faccia è tutto desertico. Impressionante. Ci sono dei campi anche. Sì, però mantenere un campo da golf che qua piove poco, non è che non so quanto ti costa, Tanto? Poco no. È un mini faro! È super piccolo! È piccolissimo! Eccolo qua il faro, ma è piccolissimo, io me lo aspettavo più grande, pensavo fosse questo. E invece questo è di nuova costruzione del 2021. Prima c'è il Surmario, che era situato in una zona un po' più bassa e era soggetto a inondazioni e quindi l'hanno rifatto nuovo nel 2021 qua sopra. E in più mi aveva detto che dove era prima non si vedeva tanto il faro dal mare e quindi adesso si vede molto di più. Ed è questo qua, piccolino. Era più grande il modellino. Il modellino della mamma di Mario. Che è questo? Però carino, Non ho mai visto un faro così piccolo. Neanch'io. E la vista? Parliamo della vista. La vista è bella, E guardate, anche là c'è un altro campo da golf. Cioè proprio questa zona è bellina bellina. E lì c'è il porto, Sì. là in fondo. Vabbè, è turistica, però alberghi piccolini. Sì, curate. Mantengono lo stile di Mojácar, Sì, e perché poi tante comunque guarda. costruzioni hanno lo stile arabo. Sì. E poi comunque guarda lì, hanno lasciato zone di spiaggia dove esce il fiume, una zona di spiaggia con le sue dune. Non l'hanno distrutta come altre zone. Bella. Forse è giunta l'ora di andarci a cercare uno spot per la notte. Direi di sì. Direi di sì. E sempre più o meno sono le 5 e più o meno alla stessa ora andiamo a cercarcelo. Andiamo a vedere se siamo fortunelli come stanotte che abbiamo dormito da Dio. Sì, sta zona non mi preoccupa, veramente ci sono tanti posti. Facciamo i scongiuri, le corna e come dicono qua tocchiamo legno. Tocca madera. Tocca madera. Ci siamo dimenticati di dirvi un'altra curiosità del 6 gennaio degli spagnoli. Il 6 gennaio finiscono il pranzo con il roscon. Il roscon è una ciambella con sopra Quelle frutte, quella frutta in salamoia e dentro è tagliata a metà e è piena di panna. è buonissima. E ci nascono dentro il re e la regina e la tagliano a fette e tu vai prendendo le fette e chi gli capita la regina, il re e la regina paga il roscon. Vi lasciamo una foto perché in questi giorni l'abbiamo cercato, però è come andato in ruba. cercare un ago nel pagliaio. No, non era così detto. Sì, sì. L'ha azzeccato. Quindi vi lasciamo una foto per una bomba di calorie
però che vale la pena mangiarselo. Ma io penso che a 6 giorni ancora ci sarà qualche E rimasto sarà in offerta. e sarà in offerta, quindi. Venti minuti abbiamo 20 perso. minuti, poi ci ha fermata la Guardia Civile, la polizia spagnola, e ha visto il camper, quindi quando ha visto la polizia ha detto siamo fuori, perché quando vengono camper o van sei fuori, garantito al limone, mi ha fatto parcheggiare sulla rotonda che era della ghiaietta, ha detto se non esco più, io avevo paura, era ghiaio, Sì. ho detto vedi che qua non esco più. E niente, test dell'alcol e test della droga. La nuova legge che è arrivata in Italia, qua c'è da anni, e qua non è 0,5 l'alcol, è 0,25. Quindi, ma io non mi potrei bere neanche una birra, ad esempio, se guido. E per fortuna ci siamo fermati a fare l'aperitivo. No, bueno, noi no, nel senso, facciamo l'aperitivo È una, una. però con Però con una una. dipende. E la Cina, mi hanno fatto storie sulla Cina perché dicono, mi hanno detto che non poteva stare qua e gli ho detto, è epilettica, il cane grande dietro, ho un certificato medico, io non posso metterla dietro perché se gli succede qualcosa, come faccio a soccorrerla? E mi hanno detto ok, ok, e ci hanno lasciato andare. Meno male. Perché io pensavo che per la Cina mi facevano la multa, anche se ho un certificato medico. Andiamo a È cercare lo andata sport. bene, è Ci è andata ci è bene. andata bene. Il posto per la notte l'abbiamo trovato. Un botto di camper, sta Sì, zona qua è è super. Io non la conoscevo, però è gettonatissima. La polizia l'abbiamo salutata. Il Era lì. poliziotto ci sperava, era quasi convinto. Sì, perché abbiamo un furgone, perché siamo giovani, 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 E, però siamo responsabili. e stasera spaghetti di zucchine alla cinese, come dico io, con pancetta, champignon, carote e che más? E che más? Salsa di E soia. salsa di soia. Mangiamo e non andiamo a letto, andiamo a lavorare, A lavorare stasera. poiché siamo rimasti tutto il giorno fuori. Il video è arrivato fino a qui, vi ricordiamo. Che se vi è piaciuto il video di iscrivervi al canale, commentatelo, fateci sapere cosa ne pensate, fateci domande e ci vediamo Al al prossimo prossimo episodio. episodio. Un Un bacio. bacio.